La prosperità economica raggiunta nella seconda metà del 200 crea l'ambiente favorevole per la fioritura artistica e letteraria di Firenze. Sul finire del 200 vengono iniziate, con la partecipazione finanziaria di arte e corporazioni maggiori, le più grandi opere pubbliche, quelle che segneranno il volto della città, le grandi chiese degli ordini mendicanti, i grandi palazzi signorili e i grandi palazzi pubblici come quello del Bargello e soprattutto il Palazzo Vecchio, iniziato nel 1299, e la Piazza della Signoria, corrispondente all'area che un tempo ospitava le case torre degli Uberti e altre famiglie ghibelline esiliate dopo l'affermazione dei Guelfi. Inizialmente Palazzo Vecchio era chiamato il Palazzo dei Priori e quindi eretto come espressione dell'ascendente potere dei nuovi ricchi. Ha una torre alta 95 metri, la più alta della città. Viene progettato dal grande architetto dell'epoca Arnolfo di Cambio tra la fine del 200 e l'inizio del 300. Ridisegna il profilo della città intervenendo anche sul progetto della nuova cattedrale, Santa Maria del Fiore. Così si chiamerà la più grande chiesa che prenderà il posto dell'antica Santa Reparata, che nel frattempo è diventata troppo piccola se paragonata agli altri edifici religiosi cittadini e soprattutto piccola per una città di enorme importanza come è Firenze in quel momento storico. Quando viene progettata, Santa Maria del Fiore è la cattedrale cristiana più grande del mondo. Arnolfo si dedica anche al battistero, a Santa Croce, alla loggia del grano San Michele, riuscendo a creare un perfetto equilibrio tra eredità romanica e attrazione per la classicità, che sarà il segno distintivo dell'architettura fiorentina e che porterà al Rinascimento. Accanto ad Arnolfo, lo sviluppo dell'arte vede artisti come Cimabue e subito dopo Giotto, che inizia il progetto del campanile nei primi decenni del Trecento, protagonisti del rinnovamento della pittura con le grandi opere sacre per gli altari e gli affreschi delle nuove cappelle gentilizie delle grandi famiglie dei vari quartieri. Arnolfo di Cambio e Giotto sono figure importantissime negli ultimi anni del 200 e nei primi del 300. A loro succedono Andrea Dicione, detto Lorcagna, Francesco Talenti. Anche a Firenze arriva l'influenza del gotico internazionale, con un'architettura più fiorita, la scultura più sentimentale, la pittura più lineare e elegante. Nella scultura si fece sentire l'influenza del drammatico Giovanni Pisano e dell'aggraziato pittore senese Simone Martini. Andrea di Buonaiuto, Agnolo Gaddi, Spinella Retino, Lorenzo Monaco sono altri importanti artisti che arricchiscono la pittura con effetti sentimentali e preziosità di colori, ma di lì a poco si sarebbe tornati alla compostezza classica. L'umanesimo era alle porte con un ritorno ad una serena armonia. Per quanto riguarda la letteratura, fiorisce il dolce stil nuovo, la cui figura centrale di Dante Alighieri è il simbolo stesso della nascita della letteratura italiana e del passaggio dall'uso del latino all'uso del volgare toscano. Più avanti, nel 300, Giovanni Boccaccio inaugurerà con il Decameron una prosa nuova. Nel campo della letteratura a Dante succedono Francesco Petrarca, appunto Giovanni Boccaccio, e Giovanni Villani, autore di una grande cronica, primo esempio di storia comunale tratta dai documenti. A partire dal 1282 si pianifica una nuova cerchia muraria che verrà conclusa nel 1333. Progettate da Arnolfo di Cambio, le nuove mura saranno lunghe più di 8 chilometri e arriveranno a includere un'area di circa 600 ettari e comprenderanno circa 63 torri, 12 porte alte 35 metri. Le nuove mura inglobano tutti i borghi che si sono formati subito al di fuori della vecchia cinta e l'area compresa corrisponde a quella che oggi è dentro il viale di circonvallazione, che hanno preso in gran parte il posto delle mura stesse alla fine dell'Ottocento, includendo anche zone ancora non edificate come campi, pascoli o boschive in previsione di un ulteriore aumento della popolazione. Le porte sono in gran parte ancora oggi visibili, pensate a Porta San Gallo, la Croce, San Niccolò, Porta Romana, San Frediano, mentre le uniche porzioni di mura ancora intere sono quelle di Viale Petrarca e della Porta San Miniato. Le chiavi originali di alcune delle porte si trovano al Museo
Firenze com'era, l'aspetto urbano di Firenze va mutando e al posto delle case torri sorgono più spazi e vie più larghe, con i palazzi trecenteschi delle grandi e potenti famiglie, come quella dei Mozzi e dei Davanzati, che segnano il passaggio dal fortilizio medievale al palazzo rinascimentale, che arriverà nel 400. Intanto l'influenza della città si è estesa a buona parte dell'attuale provincia, Valdarno, Chianti, Valdelsa e Appennino. Nelle varie zone si creano terre nuove, come Scarperia, sede del vicariato, o Firenzuola, la piccola Firenze, si fortificano terre murate come Figline, tutti centri che formano una rete legata al governo fiorentino. Il potere guelfo è ormai prevalente a Firenze all'inizio del Trecento, ma l'eterna rivalità tra le famiglie non è destinata a finire. Si verifica così una nuova divisione all'interno dei Guelfi stessi, che dopo la battaglia di Campaldino si scindono in due fazioni raccolte intorno alle famiglie più influenti. Da una parte i Donati e dall'altra i Cerchi, i primi cosiddetti Guelfi neri e i secondi Guelfi bianchi. Ai bianchi interessa creare un clima di pace in città, anche con i ghibellini, e cercano di contrastare il troppo potere del papato di Bonifacio VIII. Sono Guelfi bianchi anche considerevoli figure come Guido Cavalcanti, Dino Compagni e lo stesso Dante Alighieri. È in questo periodo che Dante ha un momento di successo dal punto di vista politico, iscritto all'arte degli speziali, entra nel Consiglio del Popolo dal 1295 con l'introduzione degli ordinamenti di Giano della Bella. Ma poco dopo, nel 1301, vi è un rovesciamento di potere e i Guelfi neri, con l'appoggio del Papa e di Carlo di Valois, prendono il potere, perseguitando e esilando i Guelfi bianchi. Dante è così costretto a lasciare Firenze per non farvi più ritorno. Segue un periodo di instabilità con la discesa dell'imperatore Enrico VII a Rigo, che Dante saluta come pacificatore del paese. C'è persino un temporaneo revival ghibellino nel 1312. I Guelfi, ma soprattutto il popolo, si rivolgono ai Dangiò di Napoli e così si inaugura una signoria con Carlo Dangiò, che crea un precedente. Il padre Roberto designa il figlio Carlo per 10 anni signore di Firenze. Si inaugura un potere di governo che si definisce repubblica, ma che in realtà è una forma di dittatura subdola, che permetterà in seguito a alcune famiglie di insidiarsi al potere per anni. Il governo ufficiale è composto da 8 priori, 6 delle arti maggiori e 2 minori, i cui nomi vengono estratti a sorte, restano pochi mesi in carica, eleggono a loro volta un gonfaloniere con funzioni rappresentative. Nel 1342, per sedare di nuovo odi tra famiglie e fazioni, si decide di affidare la signoria al francese Gualtieri di Brienne, conosciuto come Duca d'Atene, scelto dal popolo, dai borghesi, anche se proprio questi sembra scontentare con la sua politica. Egli tiene un atteggiamento dispotico e questo è già abbastanza perché il popolo grasso decida di congiurare contro di lui, costringendolo ad abbandonare la città. Il giorno in cui questo avviene è il 26 luglio del 1343, giorno di Sant'Anna, da allora divenuto festa ufficiale nel calendario fiorentino. L'episodio segna il ritorno del potere nelle mani delle arti, che hanno il proprio tempio in Or San Michele, diventata la chiesa delle corporazioni. Nella signoria, infatti, gli 8 priori delle arti, il consiglio dei bonomeni e quello dei 16 gonfalonieri di compagnia sono gli organi politici che detengono di fatto il potere. La grande potenza economica raggiunta con i commerci e con l'attività bancaria non è sostenuta però da un governo stabile e neppure da un esercito unito in grado di difendere militarmente la città e i suoi possedimenti. Inoltre le rischiose operazioni finanziarie condotte dalle famiglie di banchieri fiorentini non vanno sempre a buon fine. Se già all'inizio del Trecento alcune famiglie erano fallite, clamoroso sarà il fallimento della compagnia di famiglie dei Bardi, Peruzzi e Acciaiuoli, dovute ad un grande prestito al re d'Inghilterra Edoardo III, mai restituito, anche perché proprio in quegli anni, dal 1342 in poi, è iniziata anche la grande guerra dei 100 anni in Francia. Se le grandi famiglie con i possedimenti e ricchezze possono salvarsi in qualche modo, non è così per i piccoli risparmiatori. Questo periodo segna dunque l'inizio della crisi. Nel 1333, proprio il 4 novembre, la stessa data
del 1966 si verifica una delle piene dell'Arno più gravi della storia di Firenze, con un'alluvione che travolge i ponti, compreso l'antenato del Ponte Vecchio, che verrà poi ricostruito nel 1345 da Neri di Fioravante nella sua attuale forma. Ma l'episodio che mette in ginocchio la città e tutta Europa è l'epidemia di peste nera. La malattia giunge in città all'inizio del 1348 ed imperversa per almeno 2 anni, a più riprese. Con le condizioni igieniche e le conoscenze dell'epoca si verifica una strage che vede la popolazione ridursi di almeno il 50%. Ci sono anche vittime eccellenti, tra queste il cronista Giovanni Villani, lo scultore e architetto Andrea Pisano e probabilmente il pittore Bernardo Daddi. È l'epidemia da cui prende le mosse la narrazione del Decamerone di Giovanni Boccaccio e, come è narrato nel libro, anche nella realtà chi può abbandona la città per il contado. Durante la pandemia, che riduce la popolazione di Firenze da 100.000 a 50.000 abitanti, le grandi opere subiscono una battuta d'arresto. Adesso la priorità è quella di occuparsi della rimozione dei corpi e della sepoltura di così tante vittime. Durante la peste la misericordia comincia a occuparsi del trasporto dei malati e delle sepolture, ruolo che continuerà a svolgere per secoli. Nel 1376 la battaglia di Cascina vede la sconfitta dei Pisani ad opera dei Fiorentini. I Pisani sono guidati da Giovanni Acuto, il condottiero che in seguito combatte per Firenze. È il tipico esponente della cavalleria mercenaria medievale, combatte per Milano e infine stringe alleanza con la Repubblica di Firenze e qui muore. Vediamo il suo monumento in Santa Maria del Fiore. La pace viene raggiunta nel 1378 grazie all'intervento di Bernabò Visconti e anche perché il Papa muore, i fiorentini si impegnano a pagare 250.000 fiorini per cancellare l'interdetto che era stato imposto sulla città. Questo segna però un espansionismo da parte dei Visconti, che viene visto minaccioso da parte delle altre parti e che si concretizzerà soprattutto nel 400. Importante anche la fondazione ufficiale degli Otto di Balia, cioè già dal 1353 erano stati incaricati 8 cittadini di occuparsi dell'ordine pubblico. Nel 1376 sono ufficiali, dal 1378 si chiameranno 8 di guardia. La potenza economica di Firenze si basava sullo sfruttamento di una classe di lavoratori che non aveva alcuna rappresentanza nel governo della città. Accanto al cosiddetto popolo grasso della grande borghesia e il popolo minuto delle arti minori, la maggioranza dei lavoratori appartiene al proletariato dell'epoca, il cosiddetto popolo di Dio, impiegato nelle mansioni più dure. Ad esempio, per lavorare la lana sono previste una trentina di fasi che hanno tutta una serie di manodopera come la cardatura, pettinatura, tintura. Questi salariati dell'arte della lana a Firenze erano detti ciompi. Sul finire del XIV secolo la tensione tra questi e i ceti più abbienti si fa sempre più forte. Anche i lavoratori più umili chiedono di essere ammessi con le loro corporazioni e di essere rappresentati al governo della città. Nell'estate del 1378, tra giugno e agosto, i ciompi ed altri si rivoltano chiedendo e ottenendo in un primo momento un riconoscimento del loro status. Si creano così le arti dei ciompi, dei farsettai e dei tintori. Addirittura un rappresentante dei ciompi è eletto gonfaloniere di giustizia, è Michele di Lando, ma il 31 agosto un ennesimo tumulto viene soffocato nel sangue in Piazza della Signoria. È comunque un episodio importante della storia perché forse primo esempio di una rivolta operaia ante litteram per ottenere diritti. Sarà anche l'ultimo esperimento di questo tipo per secoli. Quando si parla di libertà e democrazia, ricordatevi che nella Firenze di questi anni ci si riferisce soprattutto all'autonomia cittadina rispetto ai grandi poteri esterni e non sicuramente ai diritti civili di tutti gli individui. Dopo il tumulto dei ciompi, sul finire del 300 si ristabilisce ancora più severa una stretta oligarchia limitata alle famiglie più influenti del momento, mentre la città recupera in termini economici e di prosperità gradualmente il benessere. E ecco allora che emergono famiglie come gli Strozzi e soprattutto gli Albizzi, loro alleati che stabiliranno egemonie se non dittature e che si troveranno in rivalità con la grande famiglia emergente della nuova borghesia, i Medici, ma di questo vi racconterò nel prossimo episodio. Ciao ciao!